Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda parte di novembre, grazie, 2022. Wow, la carta del mondo. Amici dei pesci, periodo di cambiamento, periodo di chiusura cicli e rinnovamento mi verrebbe da dire, perché quando c'è la carta del mondo è sempre una carta di completamento, di anche appagamento. Per qualcuno si può trattare di un trasferimento, di un viaggio, normalmente è di lunga distanza e potrebbe anche riguardare il bambino interiore. Andiamo a vedere meglio con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso poi voleste contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, dove c'è scritto altro, voi cliccate lì e vi apre la tendina e lì c'è scritto tutto. Ok, allora cominciamo con un fante di coppe, un cavaliere di denari, un 2 di bastoni, la ruota della fortuna e un 3 di spade al contrario. Allora, il cavaliere, scusate, il fante di coppe può rappresentare una persona che è vicino a voi, potrebbe rappresentare anche un figlio per qualcuno, perché no? Un qualche tipo di comunicazione, un dialogo, un'offerta che c'è stata in passato o che sta per arrivare. Si parla comunque di qualcuno che porta un messaggio, può anche fare riferimento a qualcuno che vi fa delle scuse. Vediamo poi il cavaliere di denari e qui denota un'energia piuttosto prudente, mi verrebbe da dire. Il cavaliere di denari è sempre una persona o comunque appunto un'energia che fa piccoli passi. Sono passi concreti, ma sono veramente molto lenti. Potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, potrebbe essere l'attitudine di qualcuno intorno a voi o anche la vostra attitudine. Abbiamo poi un 2 di bastoni. Qui sento che c'è una sorta di indecisione, c'è qualcuno che vorrebbe riuscire ad avere le idee un pochettino più chiare rispetto al futuro, ma con la ruota della fortuna in centro lettura è come se ci fosse qualche cosa che non giocasse a vostro favore, mi viene da dire, perché la ruota della fortuna parla anche un po' di destino, parla di due carte di chiusura inizio cicli e tra l'altro parla anche proprio di cicli karmici. Il 3 di spade al contrario, ecco, ehm, dopo andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, però qui è come se ci fosse una sorta di ferita, mi viene da dire che ritorna a galla, perché in realtà non ho carte così brutte da dire che succederà qualche cosa, tipo che vi tradiranno la vostra fiducia o cose di questo genere, o che comunque, non lo so, è più un... dopo andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi. Però è un po' come se ci fosse questa sensazione di riapertura della ferita, mi verrebbe da dire. Dopodiché abbiamo un re di coppe e un asso di denari. Quindi il re di coppe può essere questa energia che vedevamo qui a inizio lettura, che se prima era un cavaliere o un fante diventa un re, quindi diciamo che qui si evolve un certo tipo di situazione o di relazione e si va verso questo asso di pentacoli, questo nuovo inizio concreto, perché quando c'è un asso di pentacoli si parla sempre di qualche cosa che è destinato a prosperare. Ok? Che belle carte che avete. Il re di coppe, se per caso non aveste nessuno, foste singoli, ipotesi, potrebbe rappresentare anche un padre, una persona di riferimento vicino a voi, magari anche un terapeuta, perché no? Perché se siete in questa fase così di, mm, diciamo, pesantezza, affidarvi magari a un terapeuta di medicina alternativa potrebbe aiutarvi. Quando c'è il re di coppe non sono mai terapeuti tipo psicologi, ma sono terapeuti tipo agopuntori, piuttosto che omeopatia, piuttosto che riflessologia. Sono, diciamo, tecniche alternative di guarigione. Andiamo a vedere carta per carta.
con i mini tarocchi. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che ho già iniziato a pubblicare le previsioni per il 2023, trovate sempre tutto nelle playlist. C'è una prima lettura che è quella generale e poi seguiranno altre tre letture che sono un approfondimento della lettura generale. La prima è già uscita, che si chiama Crescita spirituale, la prossima settimana andremo a vedere quella dell'amore e poi ci sarà quella del lavoro per il 2023. Andiamo a vedere la principessa di coppe. Ok, abbiamo la carta del giudizio al contrario e l'eremita al contrario. È come se qualcuno qui non si decidesse, o non fosse deciso, non riuscisse. Perché comunque quando c'è l'energia del fante di coppe è una persona che si fa prendere dei facili entusiasmi, di conseguenza quando si parla di qualche tipo di argomento c'è sempre la voglia e l'entusiasmo appunto di fare, di andare, di progettare. Però ripeto, essendo un fante è una persona o un'energia un po' troppo entusiasta, però che poi da un punto di vista pratico non c'è quella presa di consapevolezza e neanche la possibilità, secondo me, di farcela da soli, mi viene da dire. Perché ho l'eremita al contrario. È un po' come se qualcuno qui non fosse in grado di star da solo, non riuscisse o qualche cosa di questo genere. Perché comunque la carta del giudizio qua è girata al contrario, ragazzi. Qui non si riesce a vedere, non si riesce ad avere una visione di insieme, mi viene da dire, di questa situazione, nonostante ci sia questa energia di comunicazione del fante, però andiamo avanti, andiamo a vedere il cavaliere di denari. 9 di pentacoli e 8 di spade. E l'otto, scusate, il 9 di pentacoli di nuovo una carta che mi parla di qualcuno che sta da solo, vuole star da solo, o comunque di qualcuno che è fortemente indipendente, proprio da un punto di vista economico e anche pratico, mi verrebbe da dire, da un punto di vista della quotidianità. E questo 8 di spade invece mi fa pensare al fatto che ci sia qualche cosa che ancora non si veda di questa energia. L'otto di spade è una carta che parla un po' di impotenza, di sentirsi un po' bloccati, ma in realtà sono gabbie mentali. Non è un reale blocco da un punto di vista fisico. E qui, avendo anche il 2 di bastoni, vi sento un po' così, no? Cioè, può anche essere che qua ci sia qualche cosa che arriva, anche se molto lento, però che vi dà una sorta di sicurezza, anche se comunque alla fine non si riesce ancora a vedere completamente chiaro qui, perché anche la carta del giudizio è girata al contrario. Mm. Può anche essere che qualcuno riceva una telefonata o si stia aspettando una telefonata da parte di una persona che non si vede da tempo. Mm. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, abbiamo un 5 di bastoni, quindi qui si parla di conflitti interni, mi verrebbe da dire. Un altro asso di denari e un 4 di coppe. Guardate, io credo che questo 8 di spade sia quello che vi condiziona in questo 2 di bastoni. Il fatto di sentirvi con le mani legate o di vedere la situazione più nera di quello che è, perché in realtà qui una sorta di pseudo comunicazione c'è, ok? Il punto è che magari non c'è il passo in avanti grande quanto lo vorreste voi. E comunque con questo 5 di bastoni sento che siete un po' combattuti. In effetti il 2 di bastoni parla proprio di indecisione, inizio o non inizio, colgo questa occasione o non colgo questa occasione, perché comunque ricordiamoci che vi faranno un'offerta. Ok, può essere anche un'offerta lavorativa, cioè che potrebbe darvi l'indipendenza economica, però c'è una sorta di indecisione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. È come se qui qualcuno non volesse cambiare o avesse paura di cambiare. Abbiamo un 3 di pentacoli e la carta della luna. Infatti, può essere un cambio di residenza per qualcuno, ma credo che si faccia fatica a appunto a portare da un punto di vista concreto questo cambio.
La luna mi dice che ci sono delle paure, qui c'era qualche cosa che non vedevate, la luna parla anche di proiezioni. Io credo che, perché il 3 di Pentacoli parla sempre di qualcuno che non si sente all'altezza e credo che molte persone non abbiano la fiducia in se stessi per dire sì, ok, io posso, sono in grado di effettuare questo cambio per il mio più alto bene. Perché comunque qui in realtà è una proposta che potrebbe portare a cambiarvi la vita. Avete il mondo, eh. Però ho tante paure. Andiamo a vedere questo 3 di spade. 10 di bastoni e 2 10. 10 di bastoni e 10 di spade. Qui qualcuno si deve lasciare indietro quelli che sono stati gli insuccessi del passato, mi viene da dire, perché qui abbiamo la luna, parla di paure del passato, il passato lo rivediamo anche qui con la carta del giudizio, abbiamo qualcuno che vede più nero di quello che è, qualcuno che non si sente all'altezza. Quindi qui secondo me si tratta veramente di fare una rivalutazione del vostro sé. Io valgo tot, non è vero quello che mi hanno detto fino ad adesso? Quanto valgo io? Perché comunque sono due carte di chiusura ciclo anche questo e bisogna, secondo me, lasciarsi indietro tutto quello che sono le paure di cui ci parla la luna e anche questa sofferenza di cui ci parla il 3 di spade. Andiamo a vedere il re di coppe. L'appeso al contrario e la ruota della fortuna. Ragazzi, a fine novembre qualcosa si sblocca perché abbiamo l'appeso al contrario, qualche cosa cambia. Abbiamo anche la ruota della fortuna, quindi se qui era, diciamo, scusate, sposto sempre le carte. Se qui era in una zona un po' così che faceva fatica, verso fine mese ci sarà quel cambio e ci sarà, adesso andiamo a vedere l'asso di denari, ma ci sarà quel nuovo inizio di tipo concreto. 7 di pentacoli, la carta della torre, infatti abbiamo un reset. Mm? Ci si ricostruisce. Per molte persone sento che fa riferimento ad una casa, ok? Perché comunque abbiamo diverse carte che mi parlano di trasferimenti, di cambi, di case, per qualcuno potrebbe essere anche semplicemente una ristrutturazione, per esempio mettersi in quello che è una ristrutturazione, magari avere la possibilità perché qualcuno vi aiuta a non sapere se fare il passo o no. Però qui fondamentalmente la stesa finisce bene, nel senso che abbiamo poi questo cambio, la ruota della fortuna è un 10, 10, 10, 10, 10, abbiamo la carta del mondo, abbiamo due assi di denari, abbiamo un reset totale con la torre, quindi ragazzi veramente si riparte più sicuri di se stessi, anche più amorevoli di se stessi. Il re di coppe potrebbe veramente essere una persona che vi dà una mano, che arriva per aiutarvi e cambia le carte in tavola con questa ruota della fortuna. Ci si appresta appunto a questo nuovo inizio dell'asso di pentacoli. Sì, diciamo che qui avete una carta che normalmente parla di attesa, che è girata cioè di staticità, che è girata al contrario, invece qui abbiamo una carta che è il 7 di pentacoli che vi dice di portare un po' di pazienza, ok? Perché comunque questi sono processi, tutti questi cambi sono processi che insomma richiedono il proprio tempo, anche per voi per riuscire a metabolizzare proprio il cambio, direi. Ok, andiamo a vedere una carta, un oracolo e poi andremo a vedere un messaggio dall'universo. Ok, vediamo che cosa hanno da dirvi. Ok, allora, carta numero 32. Questa carta fa riferimento alle persone che vi sono intorno, che avete intorno, sia come comunità, sia come gruppo, sia proprio a livello familiare, parla proprio di nucleo, di gruppo, ok? E poi qua abbiamo, wow, carta numero 22, è un po' l'energia che sentivo prima con il mondo, parla di un viaggio che sarà guidato, parla di un cambio di locazione o di un viaggio, appunto. Fatemi sapere poi se state organizzando un viaggio, se dovete spostarvi magari con la casa o con l'ufficio o cose di questo genere, con il lavoro. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di queste carte, un messaggio dell'universo.
Anche questa è bellissima come carta. Sono uno spirito che sta avendo un'esperienza umana e sono qui per essere più vicino all'amore. Questa carta praticamente ci dice che siamo tutti qui in quanto anime che stiamo sperimentando nella terza dimensione, quindi nel corpo materiale, nel corpo fisico, e questo sperimentare ci serve per capire come si va vicino all'amore, come ci si avvicina all'amore, insomma. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se è sì, potete mettere un like. Se volete supportare il canale, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!